Finalmente siamo arrivati a questa nuova uscita che vede appunto il suo venire alla luce, non a caso utilizzato come referenza tecnica, ovvero in vista di un effetto realmente cosmetico più che di un estratto in particolare, ovvero ci andiamo a direzionare su un sapone che va a difendere la pelle vostra dall'ossidazione, ovvero dall'invecchiamento epidermico, che spesso è causato sia dall'incidenza che hanno i raggi UV sulla nostra pelle, che lo smog, che le fonti di stress in generale. Cosa si intende per invecchiamento epidermico? Per invecchiamento epidermico si intende quel processo naturalissimo, ovvero tutti invecchiamo, quindi anche le nostre cellule invecchiano, però ci sono degli agenti esterni o topici, se le mettiamo sul viso, che vanno a accelerare questo procedimento, ovvero intanto tutta la cosmetica di bassa lega, con tutti i vari tensoattivi, conservanti, tutto quanto, tende a far invecchiare moltissimo la pelle di ognuno di noi, ma soprattutto in ambiente rasatura. Perché è importante questo? In ambiente rasatura è molto importante perché, parliamoci chiaro, la rasatura per la nostra pelle è un evento traumatico. Traumatico in che senso? Traumatico nel senso che sia il pennello, quando andiamo a fare il montaggio in viso, ma anche non usassimo pennello perché usate o un gel da rasatura o un gel da rasatura oppure una schiuma istantanea da bomboletta, quindi non servono pennelli, i cosiddetti brushless. Comunque sia, il rasoio è una parte tagliente molto rigida, che sia un 5 lame, un bilama, un rasoio di sicurezza, un rasoio a mano libera, il rasoio elettrico, parliamoci seriamente, è una cosa che va a sportare quasi completamente la difesa naturale dell'epidermide a questi agenti esterni. Cos'è? È il sebo, ovvero questo microfilm idrolipidico che si ha sulla pelle, che anticamente è un nostro rimasuglio, diciamo così, è un nostro portato da quando eravamo più scimmie che uomini, e non potendoci e non avendo come massimo intento quello dell'igiene, ma quello della sopravvivenza in campo aperto, per resistere al sole, per resistere agli agenti in generale e tutto quanto, la nostra epidermide va a secernere grasso. In più, anche per il freddo, non avendo i vestiti, spesso e volentieri il grasso è anche una difesa per la pelle, per riscaldare il corpo. Rimanendo questa cosa, quando andiamo ad asportare con il rasoio questo microfilm idrolipidico che ci protegge dagli agenti esterni, una volta messo l'after, se non si va a mettere una crema molto importante di forte stimolazione della riformazione di questo microfilm, gli agenti esterni andranno ad essere molto attivi sulla pelle di un uomo che si rade. Perché? Proprio perché a sportare questa cosa ci vorrà del tempo per riformarla. Se si esce subito fuori e quindi lo stress della pelle, che normalmente subisce con i raggi UV e con l'ossidazione e con gli agenti patogeni dentro allo smog, dentro a quello che ci circonda, comunque sia all'atmosfera, normalmente se hanno efficacia 1 sull'ossidazione e sulla malnutrizione della nostra pelle, dopo una rasatura potrebbero avere incidenza 3, 5, 7 a seconda del posto del mondo dove ci si trova. Quindi è molto importante, sia come noi facciamo sempre con gli aftershave, andando ad attivare con la formula zafferano più olio di ricino questo microfilm immediato, con una buonissima crema si va a ricostituire. In questo caso noi abbiamo voluto fare una cosa che andasse a prevenire e a preventivare questo effetto che c'è di iperattacco da parte degli agenti atmosferici sulla nostra pelle, che porta a invecchiamento cellulare. Infatti, se voi vedete spesso e volentieri le persone che non si curano troppo sul rito della barba, ma si fanno la barba tutti i giorni, hanno delle pelli molto ossidate, ovvero molto invecchiate anche precocemente. Magari una persona di 38 anni ha una pelle che si aveva prima a 70, ok? O che si può raggiungere a 70 usando i prodotti giusti, va bene? In più, non da sottovalutare che i raggi UV e lo smog sono anche agenti patogeni, poi perché entrano per via topica anche nel nostro organismo, scombussolando qualcosa di particolare. Quindi nulla vieta che sia
effetto molto ricercato, anche perché ce l'avete chiesto veramente in tanti, questa cosa di protezione dei raggi UV. Viviamo nelle grandi città, andiamo in metro, il traffico si sente proprio, si percepisce sul colletto della camicia lo sporco la sera, immaginiamoci sulla nostra pelle appena rasata. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto Marduk. Cos'è Marduk? Marduk intanto è il dio del sole babilonese, dopo Ishtar, che l'abbiamo fatta per le pelli sensibili, per le pelli eccessivamente idratate, grasse, pori allargati, punti neri e acne. Quella è la nostra Ishtar, che agivano argilla bianca, argilla verde e zafferano. Ishtar era la dea della fertilità e quindi l'argilla tornava bene come storytelling aziendale. In questo caso abbiamo scelto la porta est della città di Babilonia, che era quella appunto identificata con il dio Marduk, non a caso, perché era la porta che accoglieva la nascita del sole sorgendo da est, no? E quindi abbiamo pensato che il dio del sole, che è il primo ad avere a che fare con i raggi solari, il primo a difendere la città come porta dalla parte est, era perfetto per il nostro storytelling di difesa contro raggi UV, smog e agenti esterni per la nostra pelle nella post-rasatura. Intanto vi faccio vedere anche il colore, è un colore molto mint, molto lemon, lime quasi, e questo colore è dato appunto da uno degli elementi fondamentali che sono all'interno di questo formulato, ma dicendo in sintesi fondamentale la nostra linea base, tutti i nostri saponi si concentrano sugli effetti cosmetici di un elemento cosmetico, ovvero quando c'è il germe di grano avrete un sapone con gli agenti cosmetici contenuti all'interno del germe di grano. Quando avete argan come il laureato avrete degli effetti da argan. Quando andate ad utilizzare Don José avrete il rinfresco della parte mentolata e della parte della chiusura dei pori, eccetera, eccetera, nel post rasatura. Qui con Marduk adesso e già con Ishtar abbiamo dei veri e propri saponi che hanno un intento cosmetico, cioè di prevenzione di un problema che potrebbe insorgere o di rallentamento di quel problema, sia un problema naturale come quello dell'ossidazione e dell'invecchiamento della pelle. Diciamo sono due veri e propri tecnici. Ishtar per pelli sensibili, grasse, molto lucide, punti neri e acne. In questo caso Marduk, abbiamo detto, difesa contro gli agenti esterni, raggi solari, raggi UV, smog e tutto quello che è ossidazione della pelle, va bene? Si potrebbe definire un vero e proprio anti-age questo prodotto della rasatura, per la rasatura. Finalmente anche la rasatura abbiamo pensato doveva avere dei prodotti cosmetici realmente. Anti-age nel senso che non invecchia appunto la pelle. Sono troppo giovane, non mi serve perché non sono ancora così anziano da dover prevenire e prevedere degli agenti di invecchiamento epidermico. Non è vero, intanto perché in cosmetica tutti vi diranno, le persone più serie, che le cose si mantengono, cioè si prevengono, ma soprattutto la rasatura vi ho appena spiegato che da un ragazzo dei 12 anni che comincia, 14 che comincia, all'ultima rasatura della vostra vita, asporterà quella difesa vuoi o non vuoi contro gli agenti esterni dal microfilm idrolipidico. Come lo abbiamo risolto? Semplicemente zafferano che abbiamo messo in percentuale, mi sembra che c'è un 30% in più rispetto ad Ishtar, un 32, 33, non vorrei dire una cosa, ma prendiamo il 30% in più rispetto a Ishtar. Abbiamo i 3 elementi vegetali più importanti, quindi è un vegano vegetale, abbiamo i 3 elementi vegetali più importanti della cosmetica mondiale per questo tipo di effetto anti-age, ovvero la spirulina bio, l'abbiamo presa, le foglie di ribes nero e il mirtillo nero. Perché abbiamo scelto questi 3? Perché questi 3 hanno al loro interno, il mirtillo e il ribes nero, gli antociani, oltre che migliaia di segmenti che portano allo stesso effetto, ma prendiamo gli antociani, che sono quella parte violacea che macchia anche le mani, tutto quello che ha questo colore violaceo è l'antociano. Antociano che ha appunto questo effetto di andare a riformare in modo più celere la parte idrolipidica sopra alla vostra pelle. La spirulina è un vero e proprio eccitante, è come se fosse il personal trainer del sebo.
Cioè la mettiamo, essendo un elemento attivo, appena va a contatto con l'acqua, stimola la faccia come per dire ehi forza, ricostruiamo velocemente perché qui te l'hanno asportata, io ti sto qui a parare però te muoviti sotto, quindi attiva. La parte ribes nero invece è un vero e proprio preventivo effetto di anti-aging, ovvero va a riformare nella parte fondamentale. Il mirtillo è un'anticuperosa per eccellenza. Cos'è la cuperosa? La cuperosa sono quelle parti rosse che avete a chiazze sul viso dopo esservi rasati, che sono di fatto accumuli di sangue sotto l'epidermide. E comunque si può dire sono quelle congestioni, come un traffico di sangue nel sottocutaneo. Questo porta a invecchiamento cellulare perché non c'è non c'è una vera e propria biologia, una vera e propria idraulica, passatemi il termine, sotto alla vostra pelle che la rende pronta a apportare nuova protezione al viso. Ok? Quindi spirulina, mirtillo nero e foglia di ribes nero. Sono i tre elementi fondamentalmente più cosmetici dal punto di vista anti-aging, soprattutto per pelli maschili, è per questo che l'abbiamo preferiti ad altri di pari livello. Sono quelli più adatti alla pelle maschile. La pelle maschile, ci faremo un video magari successivamente, ha delle sue caratteristiche rispetto a quella femminile e quindi andiamo a scegliere le parti che ci servono per la rasatura. I principietti li abbiamo detto. Brevemente, la questione accordo olfattivo, che so che interessa sempre moltissimo, l'accordo che io penso per ogni nostra referenza. Questa volta ho deciso di fare una cosa molto molto strana, ovvero affacciandosi in primavera-estate, ma dovendo essere un sapone che è utilizzabile anche quando lo smog è importante, quando gli UV sono pesanti, ovvero quando entriamo dentro le nostre città per lavorare anche d'inverno, autunno e quant'altro. Dovevo trovare una fragranza molto fresca, ma che fosse un fresco anche invernale e adatto anche alla stagione più fredda, ovvero, seguitemi, è quel fresco che si ha nella balsamicità delle note verdi. Ok? Quindi non la menta per la menta, non l'eucalipto per l'eucalipto, non la salvia per la salvia, non il melone in nota sintetica per pur di metterlo, non la verbena a caramella al limone, non queste, ma le note verdi, quindi prendiamo i vari galbani, gerani, quello che è, e li portiamo a fresco, come con un espediente molto semplice. L'accordo l'abbiamo chiamato cactus perché mi sono ispirato proprio alla pianta che affronta il sole e il momento più torrido sul pianeta americano, lo affronta però avendo un'anima fresca, perché se noi tagliamo il cactus all'interno sopravvive perché è pieno di acqua. Quindi volevo dare questa idea che il sapone era molto fresco, però adatto anche al clima più torrido e a sfidare il sole anche nei momenti più freddi dell'anno, perché tanto il sole c'è sempre e agisce sempre, speriamo, perché è una cosa molto importante per per il nostro pianeta Terra. Quindi accordo cactus, cosa vuol dire? Poi ve lo spiego subito. Questo ho pensato, e lo troveremo nella colonia, ovvero questa è la piramide, la potrete trovare tranquillamente. Nella colonia Marduk andrete a trovare il massimo dell'apoteosi di questo accordo olfattivo da me creato, ovvero ho pensato di fare una piramide molto semplice ma molto strana per potervi approcciare a questa pianta molto semplice ma molto strana. Il cactus sembra molto semplice ma è un oggetto di fortissimo design. Ho pensato quindi testa, cuore e fondo, note volatili, finiscono subito, note di cuore, quelle che sono il vero accordo della fragranza, e le note di fondo che sostengono il cuore e che una volta che se ne va anche il cuore rimangono come accordo generale. Sia in testa che in cuore che in fondo, menta ed eucalipto, ma non una menta normale e non un eucalipto normale, ma un eucalipto qui che è molto frequente in Maremma, che è l'eucalipto officinale che si trova lungo i corsi d'acqua, che ha un odore molto più lagustre da questo punto di vista, quindi molto più acquatico, e una menta non spiccata, non artica, non fredda, ma è una menta molto molto balsamica.
ok? Come se fosse, è molto pulita, molto da toilette, tant'è che questa secondo me è una bomba dal punto di vista eau de toilette, è una vera e propria profumazione, che permane anche per lungo tempo, pur essendo una colonia, eccetera, ma la nota di cuore per portarla nel canyon, e quindi il cactus che ritorna su questa parte un po' polverosa, abbiamo messo una buonissima violetta che tiene sull'agrumato e sul polveroso una fragranza che sarebbe stata se no troppo fredda, e allora la fa sedere un po' sul polveroso, come una folata di vento appunto intorno al cactus in mezzo al canyon. E in fondo non l'ho voluto svelare, se vedete, c'è un accordo menta, eucalipto e cactus, perché dentro il cactus ho voluto giocare con delle cose che preferisco non svelare perché secondo me sono molto molto interessanti, ovvero le note di fondo le ho create gelatinose, cioè come se fossero realmente l'acqua gelatinosa all'interno del cactus. È molto piacevole da avere addosso, sa un po' di crema alle alghe dei massaggi thailandesi. Mi piace veramente tanto questa fragranza qui, provare per credere, perché è veramente ben riuscita secondo me. Qual è la differenza ulteriore fra i saponi della nostra linea ordinaria e questi della linea tecnica come Ishtar e Marduk? La vera differenza sta nel fatto che, essendo appunto tecnico, anche l'aftershave, eccolo qua, lo riconoscerete da qui in avanti quando gli aftershave nostri, eccoli qua, sempre in 3D, oro, eccetera, ma questo è un vezzo per renderlo ancora più importante, per farvi capire quanto è importante un after fatto così. Alcol vegetale per il rispetto massimo della vostra pelle in ricostituzione di sebo, e all'interno estratto di zafferano, ovviamente, che è il massimo antibatterico che c'è in natura, il solito olio di ricino di prima scelta che va subito a microfilmare la pelle, e poi, come in Ishtar, anche in Marduk troverete gli stessi elementi del sapone, quindi anche spirulina, mirtillo e ribes nero all'interno dell'after. Quindi anche l'after è un vero e proprio after tecnico, cosmetico, che va a continuare questo effetto cosmetico all'interno del sapone. Ve li faccio rivedere. Ecco qua, e la colonia chiude il cerchio. Secondo me, guardate, può sembrare una mossa commerciale, ma vi posso garantire, ci metto la faccia io, questo è uno dei nostri set olfattivamente, diciamo che dove merita di più comprarli tutti e tre, per un semplice motivo, a parte perché sono scontati. Abbiamo previsto un vantaggio per chi li compra tutti e tre, basta andare sul set rasatura, li troverete e sono scontati, anche in modo rilevante rispetto ai singoli prodotti, ma soprattutto perché è un viaggio vero e proprio, cioè nel sapone sentirete la parte pastosa, nell'aftershave sentirete una parte molto emolliente, molto oleosa, mentre con la colonia abbiamo questo viaggio all'interno del cactus, ovvero sono andato a dosare quello che un uomo vuole, per farvi capire dopo, quando tornate da una giornata in spiaggia, quell'effetto del fresco che vogliamo sentire addosso quando ci facciamo la doccia, ecco, è qua. Tant'è che è molto poudré, molto eau de toilette, c'ha un po' di fougère, l'agrume in testa, e poi c'ha questa linfaticità che a me piace da fare impazzire. Cioè, secondo me è la parte caratterizzante di questa profumazione qui, è la linfaticità, cioè quell'odore di quando stacchiamo, non lo fate mai, però un legno molto vivo, molto bagnato la mattina, quando si è appena nutrita la pianta, la stacchiamo, quella parte dentro fra cellulosa e la parte linfatica proprio di digestione vegetale è molto fresca, molto piacevole, molto anche irripetibile secondo me sul panorama, perché l'ho dosata proprio con l'idea di farla molto particolare, fissandomi sul fiore del cactus, questo elemento molto leggendario, cioè questo elemento quasi leggendario, perché fiorisce una volta ogni 20 anni, dice la leggenda, però diciamo molto poco di frequente, questo fiore bello, rosa, sotto il sole dove tutto muore, dato appunto nutrito da questo vaso che è il suo generatore, che è il cactus. È molto bello il messaggio della sfida al sole di una pianta che si sente viva, rinfrescata da se stessa. Molto piacevole. Questo è quanto c'è da dire sul after. Ricordatevi che nell'after abbiamo anche gli elementi attivi che stavano all'interno, motivo per cui abbiamo scelto l'alluminio e non il vetro, perché essendoci degli elementi attivi di grande pregio qui dentro, zafferano, spirulina, ribes, ricino e mirtillo,
per proteggerli al massimo serve solo l'alluminio, perché il vetro, seppur a doppio UV, qualcosa fa entrare comunque, quindi perché andare ad ossidare e a uccidere l'attività potente di questi estratti? Va bene? Quindi questa era la linea Marduk, l'after da 100 ml e la colonia da 200, quindi questo è un affare per tutta l'estate. La potete mettere sia a voi che a vostra moglie che ai vostri figli, è una fragranza molto molto versatile da questo punto di vista e è una delle ultime volte che le troverete in 200 ml perché effettivamente sia per le spedizioni che per i costi attuali dell'alcol di un certo tipo, delle note olfattive di un certo tipo, avrei dovuto metterle al doppio del prezzo, ma per questa volta continuiamo a fare così e vediamo di ritrovarci a settembre con una proposta mediata sulla situazione attuale, che purtroppo sapete qual è. Va bene? Io quello che dovevo dire ve l'ho detto dal punto di vista preventivo, la piramide dell'olfattività ve l'ho spiegata, questo doppio gioco di menta, eucalipto, ma non fredde, ma fresche balsamiche entrambe, quindi molto da barberia anche tradizionale all'italiana, e al centro di questo connubio, sia in testa che in cuore che in fondo, troviamo gli agrumi in testa che fanno sempre piacere agli uomini, ma si siede su una poltrona di violetta che dà eleganza, polverosità. Ritroviamo il canyon e l'accordo cactus sul fondo, di cui non vi dico l'accordo che ho fatto perché mi piace veramente tanto, ma immaginatevi la parte più piacevole di un'esperienza rinfrescante che avete dopo una giornata calda.